Eppure per molti Atlantide era reale, non era in assoluto una semplice leggenda. Ma se così fosse, dove si troverebbero i suoi resti? Dove sono le prove definitive della sua esistenza? Ciao ragazzi e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione delle pillole di Inspiegabile. Quest'anno le pillole, come vedete, ho voluto inaugurarle con uno dei temi classici legati al mistero. Atlantide non ha di certo bisogno di presentazioni e neppure di introduzioni, e infatti non ne farò, letteralmente. Meglio immergerci subito nell'argomento. Ecco quindi Atlantide, il mistero della città sommersa. La formazione del mito. Il mito di Atlantide è nato nel racconto di Platone sull'isola nei dialoghi Timeo e Crizia. Prima dei testi citati non ci sono testimonianze o riferimenti a questo luogo. Tutte le allusioni ad Atlantide sono sempre fatte in relazione al mito platonico. Secondo José María Pérez Martel, nell'antichità il tema di Atlantide non fu trattato, confermato o analizzato in profondità. Anche se il Timeo è un dialogo ampiamente commentato e interpretato da studiosi ed ermeneuti della filosofia nei secoli successivi. Considerando l'influenza di Platone e la rilevanza degli eventi narrati, come il trionfo di Atene sull'impero atlantoideo, è significativo che nessun storico, filosofo o commentatore si sia occupato dei presunti fatti, al di là di piccole opinioni secondarie legate al testo del filosofo. Questo sembra essere dovuto al fatto che un tale resoconto era considerato come un fatto non dimostrato o addirittura fabbricato, finalizzato solo a chiarire ed esporre dei temi intellettuali. Questa metodologia narrativa è frequente nei dialoghi platonici, per esempio il mito della caverna, che anche con caratteristiche diverse è una finzione usata come esempio. Figure come Aristotele, secondo Strabone, Origene e Porfirio lo interpretano proprio in questo senso. Ciò che è successo ad Atlantide è discusso nel Timeo da Crizia all'inizio del dialogo in relazione alle riflessioni di Socrate sullo stato ideale del sistema politico. In questo testo, Crizia narra dapprima la storia di Atlantide per rispondere alla questione dell'organizzazione sociale che Socrate aveva portato alla discussione. Crizia spiega a Ermocrate, Timeo e Socrate che Crizias il Vecchio, suo nonno, disse che aveva sentito la storia da Solone, un legislatore di Atene, il quale l'aveva appresa dai sacerdoti in Egitto che ne avevano parlato nei loro libri sacri. Questa genealogia ha lo scopo di dare verosimiglianza alla storia. Va detto che anche Plutarco, nella vita di Solone, spiega che Solone era disposto a scrivere la storia di Atlantide, ma non fu in grado di farlo a causa delle circostanze. In un secondo punto del Timeo, il personaggio Crizia afferma che l'isola Atlantide si trovava di fronte alle colonne di Eracle, nell'Atlantico. Afferma inoltre che l'isola era più grande dell'Asia e della Libia messe insieme. A questo aggiunge che era un impero il cui dominio si estendeva fino ai territori confinanti con la Libia e dall'altra parte fino all'Italia centrale, Tirrenia. Poi fa riferimento ad una guerra scoppiata tra gli Ateniesi e gli Atlantidei, a causa della pretesa di conquista dell'impero di Atlantide. Atene sarebbe stato l'unico popolo a combatterla con successo, e dopo la sconfitta l'isola e i suoi eserciti sarebbero scomparsi nel giro di un giorno, a causa di catastrofici terremoti. La controversia sull'esistenza di Atlantide. Nel dialogo Crizia riprende la parola dopo il discorso dello studioso Timeo sulla cosmogonia e cerca di spostare il discorso verso temi mortali. In questa occasione, il sistema politico ateniese, quello dell'Atene che in illo tempore si alzò vittoriosa contro gli Atlantidei, è descritto come la forma ideale di governo, in cui l'aristocrazia, o il governo dei migliori, governava e superava la monarchia dell'impero nemico. Questo dialogo incompiuto, il Crizia, è un breve testo che dettaglia le caratteristiche sociali, politiche e militari di Atlantide, in confronto e in lotta con l'ordine sociale ateniese. Geograficamente Atlantide è descritta come una terra di grande ricchezza naturale, in cui l'isola centrale era circondata da anelli concentrici di terra e acqua alternati, 3 cerchi di mare
e 2 di terra. L'oricalco, un metallo che brillava ed era apprezzato dagli Atlantidei, sarebbe stato caratteristico di questa zona. Alcuni autori importanti, ma non tutti, nel trattare l'argomento sono i neoplatonici Proclo, V secolo, e Calcidio, IV secolo, che tradusse il latino e commentò il Timeo. Queste fonti hanno influenzato il Medioevo, ma la controversia sulla possibile esistenza dell'isola non ha causato grande interesse. Fu nel 1485 che Marsilio Fisino affermò la veridicità della storia di Atlantide nella sua traduzione del Crizia. Le considerazioni di questo umanista fiorentino determinarono la ricezione del mito nei tempi successivi. Nel XVI secolo, Sebastian Fox Morsillo commentò e compilò le interpretazioni del Timeo, riprendendo così anche l'affermazione di Marsilio Fisino. Il mito prese forza con i cronisti delle Indie, che dichiararono che l'America, un nuovo territorio per l'immaginazione europea, era sorta sui resti dell'isola perduta. Personalità come Fray Bartolomé de las Casas e Francisco López de Comora spiegarono l'emergere della popolazione del continente americano facendo riferimento ad Atlantide. Più tardi, nel 1627, Francis Bacon affermò in The New Atlantis che l'Atlantide platonica era una società di studiosi situata a ovest del Perù, dove si parlava latino, greco ed ebraico. Infine, l'interesse per l'esistenza di Atlantide e la sua ubicazione aumentò nel XVIII secolo e si sviluppò nel XIX secolo, soprattutto nel Romanticismo. In che modo diventò popolare la storia di Atlantide? Secondo l'autore Mark Adams, citato da Life Science, la storia, che altrimenti sarebbe potuta passare per una banale favola, divenne nota in parte grazie ad un uomo del Minnesota di nome Ignatius Donnelly. L'americano, morto nel 1901 e membro del Congresso, scrisse un libro pubblicato nel 1882 intitolato The Antediluvian World, in cui sosteneva che tutti i grandi progressi della civiltà e della tecnologia potevano essere ricondotti all'isola perduta di Platone. Non contento di questo, Donnelly si spinse oltre a resuscitare la storia del greco, aggiungendo elementi inventati da lui e facendo crescere ancora di più il mito. Donnelly promosse il diffusionismo, l'idea che tutte le grandi culture provenissero da un'unica origine. Adams lo descrive come il primo fondamentalista di Atlantide, nel senso che credeva alla storia di Platone al di fuori degli elementi soprannaturali come Poseidone. L'autore mandò persino una copia del suo libro a Charles Darwin, che lo trovò interessante ma poco convincente. La conclusione di Adams, dopo aver fatto tutte le ricerche possibili su Donnelly, fu che l'autore era un ciarlatano che conosceva bene i risultati che voleva ottenere. Scavava nelle sue fonti in cerca di qualsiasi cosa si adattasse ai suoi bisogni e a ciò che gli serviva per confezionare un buon racconto, senza fermarsi ad analizzare criticamente la storia reale. Altri autori, ancora meno scettici, che scrissero sulle teorie di Donnelly e aggiunsero le loro speculazioni, furono Madame Blavatsky nel suo libro The Secret Doctrine, pubblicato nel 1888, e il sensitivo Edgar Cayce negli anni '20. Cayce, che aveva migliaia di seguaci, sosteneva che alcuni di loro avevano avuto vite passate ad Atlantide. Niente che possa essere verificato, ovviamente. Cayce ha anche fallito nel prevedere che il continente sommerso sarebbe stato scoperto nel 1969. Eppure per molti Atlantide era reale, non era in assoluto una semplice leggenda. Ma se così fosse, dove si troverebbero i suoi resti? Dove sono le prove definitive della sua esistenza? Ubicazione e aspetto del mondo perduto. Un'ipotesi con molta forza e grande plausibilità è quella che ha a che fare con l'eruzione minoica e l'isola di Thera. Questa congettura è stata difesa dal famoso oceanografo francese Jacques Cousteau. La convinzione principale era che la grande isola continente si trovasse nel mezzo dell'Oceano Atlantico. In relazione a questo, Boris de Saint-Vincent postulò che le isole atlantiche fossero i resti di Atlantide dopo la sua distruzione. Sulla stessa linea, José de Viera e Clavijo hanno difeso l'ipotesi che le isole Canarie potrebbero essere uno di questi resti.
Dombrowski e Dušanić ritenevano che Atlantide fosse una visione ideale dell'Oriente e della civiltà persiana. Per questo l'avrebbero collocata in quella zona. Il numero di ipotesi è tale che risulta impossibile menzionarle tutte. Così alla fine seguiamo José María Pérez Martel, che spiega che non c'è praticamente nessun luogo dove il mitico continente di Platone non sia stato localizzato. Dalla Siberia al Sahara, passando per Troia, l'isola di Thera, Svezia, Inghilterra, Australia, le coste di Cadiz, Iran o Antartide. Allo stesso modo, per quanto riguarda il terremoto che ha fatto sparire l'isola, potrebbe essere l'interpretazione di un grande cataclisma naturale conosciuto in altre culture come il diluvio universale. Ci sono anche coloro che considerano il conflitto Atlantideo-Ateneo nient'altro che una trasposizione mitica delle guerre mediche tra i greci e i persiani. Da parte sua, Vidal Naquet solleva la possibilità che Atlantide rappresentasse l'Atene di Pericle e Cleone, che alla fine sarebbe stata distrutta se non fosse tornata alla tradizione dell'antica Atene. Ma ci sarebbe un solo modo per rendere Atlantide un luogo misterioso, ossia ignorare l'origine fantastica del racconto di Platone, dimenticando che probabilmente si trattava proprio di una favola morale e sostenere che il filosofo scrisse qualcosa che vide davvero. Nessuno dei luoghi proposti sopra corrisponde alla descrizione originale. La prova finale. Il segno più evidente del fatto che Atlantide quasi sicuramente sia solo un mito è il seguente. Nonostante i progressi dell'oceanografia e della cartografia terrestre nei decenni passati, nessuno è stato in grado di rilevarne le tracce. Per 2 millenni è stato possibile perdonare chi credeva in un continente o in una città sommersa. Ma è inconcepibile che gli oceanografi del mondo, gli operatori sottomarini e le sonde sottomarine si siano persi una massa di terra più grande della Libia e dell'Asia Minore messe insieme. E neppure gli studi sulla tettonica a placche incoraggiano le speculazioni. Il mare si è espanso nel tempo, non si è contratto. In altre parole, il fondo dell'oceano non può aver inghiottito Atlantide. Feder nota: la geologia e l'archeologia moderne danno un chiaro verdetto. Non c'è nessuna Atlantide e non c'era nessuna civiltà avanzata con quel nome. Donnelly ha anche previsto che la città sarebbe stata trovata prima o poi e che i musei di tutto il mondo si sarebbero riempiti dei suoi manufatti. 130 anni dopo questa previsione, la leggenda sopravvive e si può affermare che la città utopica perduta non fu mai veramente perduta. Si trova dove è sempre stata, nei libri di Platone. Sia come sia, sarà molto difficile che Atlantide possa perdere il suo fascino. E voi? Cosa ne pensate? È davvero solo una città nata dall'immaginazione di Platone? O potrebbe essere reale? E in quel caso, dove si troverebbe? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.